Se mi chiedessero di inventare una religione, comincerei dall'acqua. Così recita Alok Jap, perché l'acqua non è soltanto una sostanza, è una voce primordiale, un filo d'argento che cuce insieme visibile e invisibile, materia e mistero. È un elemento che scorre, che muta, si trasforma, ma è anche un elemento che ricorda. Nelle cosmogonie più antiche l'acqua è il principio, è da lei che nasce il cosmo quasi sempre. Nell'acqua si specchiano proprio le origini del mondo, la nascita e la scomparsa della civiltà, delle divinità, dei grandi cicli degli uomini. È una dimensione di soglia ed è seguendo questo suo scorrere che si varcano i confini del mito, là dove anche Core attraversa l'ombra per diventare Persefone. Lì si raccolgono i grandi fiumi inferi e a quel punto l'acqua si fa guida nei regni del rinnovamento e della trasformazione. Anche il suo nome ha delle origini antiche, perché la radice proto-indoeuropea ap è la stessa che nel sanscrito troviamo come apa e significa proprio acque. Porta già in sé l'idea di qualcosa che è animato, qualcosa che è vivo, che pulsa. L'acqua è per natura un elemento danzante, le sue molecole si attraggono, si aggregano in una continua creazione di legami a noi invisibili, sono delle geometrie mobili che ricordano reti, ragnatele, sono le trame, è come a dire che l'acqua tesse. E la tessitura, il tessere, è da sempre uno dei gesti delle grandi idee mediterranee, ma anche Atena, le Parche, le Moire. È un gesto demiurgico che crea e custodisce il destino. La rottura delle acque è quello che segna il confine fra i due mondi, tra il dentro e il fuori, il grembo e la luce, il prima e il dopo. La rottura delle acque è il primo movimento che annuncia la nascita e il primo elemento che apre la porta alla vita. È per questo motivo che dalle fenditure delle rocce scorgano sorgenti che sono acque sacre della terra, acque taumaturgiche. Da lì nasce la vita, ma nasce anche il rito. Le acque che emergono dai santuari tellurici sono acque uterine, iniziatiche. Ci si bagna per rinascere, si beve per ricordare o per dimenticare, si versa per placare l'ira degli dei. Nell'acqua si lavano i corpi, si purificano le colpe, si cercano i sogni, si ascoltano le voci del fondo. Quanti sono i santuari che noi conosciamo che hanno a che fare con l'acqua miracolosa, la fonte della giovinezza. E noi alla fine siamo fatti più di acqua che di carne. Abbiamo imparato a riconoscerla come specchio e speculazione. Non l'abbiamo inventata noi l'acqua, casomai è l'acqua che ci ha inventati. Forse sì, magari forse ci ha inventato per farsi ricordare, per farsi raccontare. L'acqua non ama lasciarsi imprigionare in formule, l'acqua va proprio evocata. È come la memoria, non sta ferma, è un magma che ribolle, che si agita, si muove, ed entrambe le si possono udire solamente se le si lascia raccontare.
tessere è un atto cosmico che crea e rinnova il mondo, è un filo invisibile che unisce la dimensione dell'acqua, la donna, la luna e la vita. Sono proprio luna e acqua che intrecciano la trama del sacro femminile, nutrendo così i cicli della nascita, della morte e della rinascita. L'acqua è un principio vitale in tutte le culture, è una custode della vita. Ci sono tantissimi santuari sparsi per il mondo dove l'acqua, soprattutto quella che scaturisce da fenditure tra le rocce, dai terreni, sono acque uterine, sono dimensioni legate alla Grande Madre. Nell'acqua ci sono tanti battesimi, ma soprattutto l'acqua è quella che annuncia l'arrivo di una nuova vita, la rottura delle acque. L'acqua è un elemento che scorre, muta, compare, scompare, un po' come la luna, a cui è fortemente legata non solo per il gioco delle maree, perché la luna è proprio l'astro che misura il tempo e dà anche il tempo della nascita. Stando con i piedi ben saldi sulla terra che abbiamo imparato a guardare il cielo e le stelle, a cercare i segni. Una delle cose che abbiamo notato è che la luna ogni mese ci racconta una storia che è fatta di una nascita, di una piccola falce di luna, di una luna piena, una luna splendente, una luna donna matura, per poi piano piano spostarsi verso la gran vegliarda, verso questa falce di luna calante, fino ai 3 giorni in cui la luna sembra scomparire come inghiottita, una luna nera, il novilunio. È un ciclo che ogni mese si racconta in cielo, è come una grande fiaba antica, non è un caso che la luna sia ritenuta la custode delle storie, ispiratrice delle storie. È la storia un po' alla base di tutte le belle addormentate, ma anche di Demetra, Ecore, Ecate. Nella cultura greca, nel Pantheon greco, ci sono figure bellissime, straordinarie che abitano le dimensioni dell'acqua e sono le ninfe. Le ninfe abitano le sorgenti, le grotte, i torrenti, sono vicino alle rive e sono figure che, oltre a essere legate alla vegetazione, alla vita, custodia anche della natura, avevano una caratteristica: spesso erano anche protettrici delle giovani coppie e portavano, si diceva, in dono una qualità quando una vita veniva alla luce. Nel tempo poi, quando arriviamo nel nostro Medioevo, dove si stratifica l'iconografia della fata classica col cappello a punta, questi vestiti leggeri, ampi, ecco che la fata spesso acquista, fata da fatum, che è la parola sacra degli dei, la fata acquista le caratteristiche proprio delle ninfe e quindi nelle fiabe che conosciamo portano i doni, e spesso come dono è una qualità, quindi il coraggio, la temperanza, la perseveranza, il saper accettare le difficoltà. Nota sicuramente è la fiaba della Bella Addormentata, dove compare nelle versioni orali questa 13ª fata che non è stata invitata, e da qui quello che poi noi conosciamo, ovvero quello che è un fatum, una sentenza di morte che fortunatamente le altre fate invece riescono a trasformare in un sonno che durerà tantissimo, il tempo necessario alla principessa per evolvere, per mutare, e poi a quel punto quella foresta di rovi che tutti noi conosciamo scomparirà. Quando abbiamo avuto i piedi ben saldi sulla terra abbiamo cominciato a guardare col naso all'insù le stelle e cercare di cogliere i segni, no? E abbiamo costruito decine di costellazioni in questo gioco di pareidolie. È lì che ci siamo accorti che la luna fa una cosa particolare, perché ogni mese racconta una storia legata a una piccola falce di luna che cresce, diventa grande, sempre più grande, fino a diventare una luna piena, una luna matura, fertile, per poi cominciare un percorso lento di discesa, questa luna calante, fino ai 3 giorni in cui è completamente occultata, una luna completamente nera, è il novilunio.
ed è proprio la storia dei grandi cicli di vita, morte e rinascita. È lì che abbiamo capito che probabilmente la Luna è legata alla vita, anche l'influsso che ha sulle acque, sulle linfe, addirittura sui fluidi corporei si dice. E attraverso la Luna abbiamo imparato anche a misurare il tempo. Sono molte le culture che hanno calendari lunari. Poi successivamente arriverà il Sole, che sarà una luce più luminosa, che manifesta, ma che sembra togliere un po' di quel velo di mistero che invece aveva la dimensione lunare, che rimane comunque, per questa sua capacità di essere custode di storie, una grande ispiratrice. Uno dei primi modi che abbiamo avuto per imparare la conoscenza delle erbe, le erbe curative, i grandi farmaca, è stato proprio durante l'assistenza al parto, quindi le erbe galattogene, quelle che favorivano la montata lattea. La conoscenza della natura era fondamentale anche ai fini pratici. E nel tempo questo sapere, questa esperienza viene tramandata di donna in donna, è una voce che si rincorre costantemente, tutto in forma orale, non esistevano parole scritte. E in questo racconto, in questo passarsi oralmente nei momenti topici dei sabba dell'anno, queste voci diventano antiche, diventano custodi di una sapienza enorme. La parola farmaco mi piace moltissimo nella cultura greca perché indica sia un rimedio che un veleno, quindi spesso è la quantità che fa ciò che cura o ciò che può avvelenare. E questo segreto viene custodito dalle donne. C'era anche un'idea meravigliosa, se noi pensiamo alla terra con la sua forza generativa, se noi pensiamo a quello che ci offre per nutrirci, se noi pensiamo in che modo la terra si prende cura di noi e facciamo un parallelo col femminile, con una madre, come fa una madre con un figlio, è chiaro che è facile pensare che in area mediterranea, se c'era un Dio era donna, esattamente come una madre mette al mondo un figlio, se ne occupa, se ne preoccupa, lo nutre e lo fa crescere. Questa semplice accostamento nel tempo ha creato un'idea di sacro femminile, dove il sacro proprio è la capacità generativa, addirittura era slegato anche dal concepimento e sembrava che la donna potesse generare la vita in quasi forma magica. Questo la rendeva sacra, e sacre erano le informazioni che venivano trasmesse per la gestione del parto, così come anche tutte le piante. Nel corso del tempo questa esperienza, questo sapere verrà anche gravato poi di un senso legato alla colpa, al peccato, che porterà all'idea di stragoneria. E una cosa su cui mi piace spesso riflettere è che quando le fanciulle cominciavano a diventare grandi, quindi stavano raggiungendo quel momento in cui
inequivocabilmente si diventava donne, e c'è un segno che è chiaro l'arrivo del ciclo, spesso cominciavano a partecipare alla vita degli adulti, delle donne adulte, e lì, mentre imparavano le arti, quindi il canto, la danza, l'uso dei farmaci, la preparazione, imparavano anche un atto, il tessere, che è un atto demiurgico, creativo, potentissimo. Tutte le grandi divinità di area mediterranea femminile conoscono la tessitura. E provate a pensare come nel tempo alcune delle parole legate alla tessitura assumono una valenza negativa: tessere, ordire, tramare, proprio perché in quel passaggio orale dal quale il maschile era avulso si comincia a creare, a manifestare il senso del dubbio. La capacità di curare può essere pari a quella di avvelenare, quindi in questo momento di ritrovo si vede un conciliabolo che potrebbe avere anche in realtà una base o possibili sviluppi pericolosi. C'è un mito in cui l'acqua torna ad assumere una dimensione liminare che mette in comunicazione ciò che è visibile con l'invisibile, ma in questo caso è anche una dimensione di accoglienza, di protezione, di cura, potremmo dire, sicuramente trasformativa. È un mito legato a Pan e legato a Syringa. Sono due figure meravigliose che appartengono all'Arcadia, sono figure arcaiche, alla dimensione preellenica, al tempo preellenico, e Pan lo conosciamo perché in un'epoca tarda l'idea di Pan coincide con l'idea del tutto, mentre quel Pa che noi troviamo in Pan, quella radice in realtà inizialmente legata più ai pascoli, è legata ai pastori, sicuramente era una figura legata al mondo dell'allevamento. Pan abita le dimensioni, quelle delle foreste selvagge, delle montagne, ha una carica sessuale molto forte, è ferino, ha un aspetto caprino, ha un aspetto che poi nel tempo verrà traslato anche verso il diavolo di matrice cristiana. Ecco, Pan è una forza della natura incontrollabile, è il caos. Syringa invece appartiene al corteo di Artemide, ninfa delle acque, una naiadi delle acque dolci, dei torrenti, dei piccoli fiumi, degli stagni, è dedita alla dea, ed esattamente come la dea non può concedersi il piacere dello stare con un uomo, perché nella cultura antica servire il dio, servire la divinità significava dedicare a lui anima e corpo. Per questo c'era questa forma di nubilato, di celibato. Pan però la vede, se ne innamora perdutamente, è una bellezza quella delle ninfe che ovviamente è divina, è semidivina, e in questo gioco tra ordine e caos lui non riesce a trattenere l'istinto e quindi a un certo punto la insegue, comincia a rincorrerla, è una corsa senza fine. Syringa lo vede alle spalle, a un certo punto arriva in prossimità del fiume, è senza fiato, non sa cosa fare, disperata, e quando proprio è in prossimità delle acque invoca gli spiriti dell'acqua. A quel punto il fiume stesso, la madre terra,
Demeter, Gemeter o le ninfe, le sue compagne, operano una trasformazione, una metamorfosi vegetale, come capita spesso nel mito quando una delle ninfe, servizio di una divinità femminile, è oggetto di un tentativo di rapto, di rapimento. Capiterà con Apollo, capiterà con Zeus, e qui l'acqua riporta la Naiade, riporta Siringa a una dimensione vegetale, la trasforma in quel canneto come lo conosciamo noi oggi. È l'unico modo per poterla salvare dalla bramosia di pane, che a quel punto si avvicina al canneto, ormai non può più fare nulla, un po' come Apollo quando cerca di prendere Dafne, ormai si è trasformato in alloro. Però Pan a quel punto ha un'intuizione, prende una delle canne che si muovono al vento e costruirà il flauto di Pan, dandogli poi il nome di Siringa stessa, la Siringa di Pan. Ecco, in questo modo la dedizione di Siringa ad Artemide viene mantenuta per sempre, e Pan però allo stesso tempo con questo flauto potrà intonare una melodia, un canto che ricorderà per sempre la figura di Siringa, rendendola in qualche modo eterna. Pan è anche legato al terror panico. Si racconta che quando il dio riposa nella selva in una dimensione in cui eccesso è vietato agli uomini, quando viene disturbato dai pastori che incautamente accedono all'area, lui emette un verso, un grido, usa il flauto di Pan o la siringa, spaventandoli a morte, creando proprio quel senso di terror panico incontrollato che causa una fuga roccambolesca. E nel tempo l'idea di terror panico è stato poi utilizzato in terapia, in psicoterapia, per parlare degli attacchi di panico. Perché c'è questo parallelismo? Questo avviene perché i pastori entravano in un'area a cui non potevano avere accesso, era un'area proibita, non di loro competenza. E quando noi per troppo tempo stiamo all'interno di un sistema o di un'identità che non è ciò che siamo, c'è qualcosa che ci avvisa, come l'attacco di panico, il terror panico, che da lì dobbiamo andare via, che da lì è necessario spostarsi e fuggire. In qualche modo ancora oggi il Dio ci avvisa quando stiamo per troppo tempo all'interno di una dimensione che non ci appartiene, che non è la nostra. Siamo seduti su una colata lavica di 60 milioni di anni fa, a 863 metri d'altezza, un luogo che domina la valle. E questo elemento di fuoco, la lava che viene dal cuore della madre terra, mi riporta in realtà a un mito che si svolge nelle profondità, lontano da questo elemento verticale. È un mito fondante della cultura greca, è il mito di Demetra, di Core e di Ade. Demetra è la madre terra, è colei che si occupa di fare in modo che tutta la terra sia fertile, che il grano sia abbondante, c'è ricchezza di messi, di frutti, e ha una figlia giovanissima, di quell'età in cui siamo ancora incerti dell'età, ma capisci che sta per diventare donna, quindi è vicina al primo ciclo mestruale. Lei gioca spesso con la madre o vicino alla madre a raccogliere i fiori, spesso recidendoli con l'unghia del mignolo, che è un rito classico di raccolta, e
un giorno Ade, questa figura che appartiene alla dimensione fuoco, alla dimensione Chtonia, la vede, la percepisce bellissima e se ne innamora, e quindi sale dal fratello Zeus e gli chiede il permesso di poter prendere Core. Zeus non è contento perché sa che Demetra non si separerà facilmente dalla figlia prediletta, sono inscindibili la spiga vecchia e la spiga giovane, la falce di luna che cresce e la luna matura. E gli dice ad Ade: io non voglio sapere niente, non posso impedirtelo, ma fai in modo che gli dei non siano coinvolti. Allora a quel punto Ade, che ha questa etimologia bellissima, Ais, che è colui che occulta, colui che porta sotto, colui che nasconde, decide di ordire un piano e crea proprio per la giovane Core quello che lei chiamerà un bel balocco, un fiore che fino ad allora non esisteva, che è il narciso, la cui etimologia ci porta a Narché, che è il sonno, e lo fa spuntare proprio vicino a dove Core sta giocando, un po' lontana dalle ancelle, dalle altre ninfe che la seguono con lei. Là lei ha già per le mani un bouquet che fa capire quale sarà il suo destino. C'è anche il croco, ad esempio. E non appena lei vede questo bel giocattolo si avvicina, lo coglie e lì una voragine si apre sotto i suoi piedi ed esce Ade con questo cappello di lupo, con questo carro trainato a secondo del mito da cavalli neri con fiamme dalle narici, e nemmeno il tempo di lanciare un grido e viene portata sotto. Le ninfe non la vedono, la madre non si accorge di nulla, ma ha quel sesto senso tipico delle madri e quindi capisce che qualcosa è andato storto, corre dove l'ha vista l'ultima volta, non la trova, la chiama, la cerca, e anche le ninfe stesse non capiscono. Alcune di loro chiedono di essere trasformate in uccelli per poter solcare i mari a cercarla, ma nonostante tutti gli sforzi Core non si trova. A quel punto Demetra sale fino in cielo, va da Zeus e gli dice: ma dov'è Core? Chi è che l'ha vista? Ma Zeus, per non pestare i piedi ad Ade, per non rischiare di essere coinvolto, dice che non ne sa nulla. Quindi Demetra nuovamente torna sulla terra, la cerca disperatamente, fino a quando da una dimensione uterina, Chtonia, esce la voce di una figura straordinaria del mito greco che è Ecate, che è quell'ultimo elemento che mancava nella trinità femminile, quindi è la grande falce di luna calante, ogni tanto è la luna occultata, che le dice che Ade è responsabile. E allora a quel punto Demetra si arrabbia moltissimo e si copre con un manto nero per punire gli dei e rendere la terra sterile. Non c'è più cibo per gli uomini, e qualcuno forse dirà: ma a questo punto agli dei cosa gliene frega? In fondo no, l'ambrosia, ma l'ambrosia è il nettare, ciò che bevono, questo miele di api selvatiche fermentato. Il problema è che gli dei si nutrono di qualcosa che dipende dagli esseri umani, di quei sacrifici, di quel sacrificare, rendere sacro il cibo e le offerte che noi facevamo sulle aree rituali, dove per fumum, attraverso il fumo, questo cibo arriva in sacrificio, in offerta agli dei, che si nutrono del profumo, usano le narici. E quindi se non c'è più nulla da sacrificare, anche gli dei hanno fame, e a quel punto qualcuno manda, grande trickster per eccellenza, manda Hermes coi calzari alati, il suo caduceo, da Ade. E Hermes si lamenta che la strada è lunga, che è in giro fino a fondo agli inferi, ma così è, Core deve tornare con la madre, altrimenti non ci sarà più cibo per nessuno, nemmeno per gli dei. Non appena arriva in prossimità degli inferi, Hermes arriva, entra in questa cavità, in questa zona liminale che spesso è segnata dal nocio, dal nocciolo o dai fiumi, entra nel regno di Ade, felice di non sentire più la sua voce solitaria che riecheggia in questi palazzi, e gli dice che Core deve tornare in superficie. E Ade, dopo tutta la fatica fatta, ci si aspetta che risponda che non è d'accordo. In realtà Ade acconsente quasi senza insistere, e Core è felicissima, sente la presenza della madre, sente la presenza di Ecate e comincia a correre verso questa uscita, questo elemento in salita, solo che appena dietro una roccia c'è Ade che distrattamente le mette in mano alcuni chicchi di melograno, e lei per la prima volta negli inferi, dopo non avere mangiato nulla, li prende, li mangia, li inghiotta, li manda giù. Non appena esce, la prima che incontra è Ecate, la grande nonna di tutte le fiabe,
che l'abbraccia, ma si sente già la madre dietro che le chiede, le dice: dimmi Core che non hai mangiato niente negli inferi. No madre, ho mangiato i chicchi di melograno e quei chicchi 6 la legheranno agli inferi per sempre, perché il cibo degli inferi lega gli inferi. E quindi 6 chicchi, 6 mesi sottoterra con il bel tenebroso, con Ade, l'autunno e l'inverno come li conosciamo noi, perché Demetra è triste, visto che la figlia è sottoterra. 6 chicchi fuori, la primavera, l'estate, i raccolti. In questo modo i greci raccontano l'evoluzione delle stagioni, la ciclicità del tempo, l'uroborlo, il serpente che si mangia la coda, ma c'è anche una suggestione che a me viene sempre quando Core, dopo essere stata a digiuno per tanto tempo sotto gli inferi, sceglie di mangiare quei 6 chicchi, fa un'affermazione potente. In quel momento Core smette di essere semplicemente la figlia, perché dalla famiglia ci si stacca e spesso l'evento è traumatico. E sotto negli inferi lei si è accorta che le radici vanno sotto, le acque cercano le profondità, c'è tanto c'è da fare sopra, tanto c'è da fare sotto. In quel momento lei trova la sua identità, quel rosso dei chicchi è quel rosso del melograno, del sangue, della vita, della morte, del ciclo mestruale. Lì si afferma donna, lì per la prima volta Core capisce che può essere altro, può smettere di essere semplicemente figlia e può diventare Persefone, la regina degli inferi che fa da controcanto alla madre Demetra. È attraverso l'acqua che noi veniamo al mondo. La rottura delle acque annuncia la nostra nascita. L'acqua è anche un elemento trasformativo, rigenerante, purificante. Pensate a quante tradizioni antiche, quante culture antiche hanno il concetto di abluzione, quindi lavarsi il viso, lavarsi le mani, lavarsi i piedi prima di entrare nei luoghi sacri. È una purificazione del corpo che corrisponde anche a una purificazione dell'anima. L'acqua è un elemento che mette in comunicazione i mondi. Io penso ai grandi fiumi inferi con tutte le loro funzioni. È un elemento che ha la capacità di renderci fluidi, di rendere fluido anche il nostro essere. È un invito a non lasciarsi mai stare, un invito a cambiare, a mutare costantemente, a mantenere un'identità, ma al tempo stesso al rinnovarla.
L'acqua non è mai ferma e così nemmeno noi possiamo esserlo, perché l'acqua plasma la nostra carne, accompagna il nostro respiro, ci guida, accoglie e raccoglie anche le nostre storie. Come la luna, così l'acqua segna i grandi ritmi del mondo, ci ricorda che tutto ha un tempo, un nascere, un crescere, uno svanire per poi rinascere. In tutto quel fluire c'è un segreto antico che è un invito a lasciare andare, a trasformarci, a tessere nuovi destini. Alla fine il vero mistero non è domare l'acqua e imbrigliarla, il segreto è imparare a seguirne il flusso, a fluire, a lasciarsi andare. Una voce primordiale che trasforma, rigenera, rinnova. Ogni goccia d'acqua è un frammento di eterno, è un ponte sottile tra ciò che è stato e ciò che sarà. Un canto antico che non smette mai di tessere il filo invisibile del sacro. Allora dovremmo lasciare che l'acqua ci porti ancora avanti verso i nuovi racconti, nuove magie, ci sono nuovi inizi, perché in ogni goccia d'acqua c'è la promessa di una nuova vita.